Ciao a tutti amanti delle lingue, se mi seguite probabilmente già lo sapete che sto imparando la lingua persiana, una lingua veramente bellissima e ricca di sorprese. Il persiano è una lingua che è parlata in Iran, quindi in un paese dell'Asia. Ciò nonostante, anche se molti non lo sanno, trattasi di una lingua indoeuropea, quindi imparentata anche con l'italiano. Più precisamente, il persiano fa parte del ceppo delle lingue iraniche e malgrado nel corso dei secoli sia stato fortemente influenzato dall'arabo, dal turco, dall'indi e da altre lingue della regione asiatica e centroasiatica, il persiano mantiene comunque numerosi punti di contatto con le lingue a noi più note, come ad esempio l'italiano, la lingua madre di molti di voi che mi stanno guardando, lo spagnolo, l'inglese, il tedesco e il russo per chi lo conosce, o il greco. E è così che ho pensato di fare questo video in cui vi parlo di 40 parole che ho imparato in persiano in questo primo mese di studio della lingua e che hanno una qualche somiglianza con parole di altre lingue parlate sul continente europeo. Ci sarà anche una parola bonus finale. Ovviamente non sono un esperto di etimologia, per cui chiedo scusa se dovessi dire qualche imprecisione o magari dovessi saltare delle cose che per qualcuno sono ovvie. Quello che cercherò di fare è dimostrare come ci sono varie lingue, tra le tante lingue che ho avuto la fortuna di studiare, che presentano una somiglianza con il persiano. Partiamo. Ok, allora partiamo con la prima parola ast. Ast in persiano è la terza persona singolare del verbo essere, quindi è. Ast assomiglia tantissimo al latino est e anche al francese, è. Choi. Choi è il termine persiano per indicare il tè, termine che è subentrato anche in russo, chai, e anche in rumeno, chai, e anche in portoghese, sha. Dohtar. Dohtar è un termine che è quasi identico al daughter inglese o al tohta tedesco e significa figlia. Pedar. Pedar in persiano significa padre, quindi richiama il pater latino. Pesarak. Pesarak è un diminutivo che significa bambino piccolo e mi richiama molto il pedaki greco. Anche in greco è un diminutivo, curiosamente, quindi questa K che ha la funzione di creare il diminutivo. Behtar. Behtar è un'altra parola molto simile all'inglese, better, migliore, o in tedesco bessa. Mis. Mis è un termine che in persiano significa tavolo e di fatto è molto simile a mesa in spagnolo e a masa in rumeno e bulgaro. E se non erro l'etimologia, l'origine è in realtà araba. Zan. Zan è una parola persiana che significa donna e mi richiama tantissimo il Genshina russo. Gen, Zan. Potrebbe sembrare diverso superficialmente, ma in realtà se ci pensiamo, Gen, Zan, l'assonanza è veramente alta. Madar. Madar è un termine che significa mother, mater, madre. Chi. L'interrogativo chi ha la stessa pronuncia dell'italiano, chi, anche se si scrive come fanno i ragazzi quando messaggiano, quindi con la K. Che assomiglia tantissimo al relativo corrispondente in italiano, che. Anche in questo caso scritto con la K. Chand. Chand è una particella interrogativa che non è poi così diversa dall'italiano quando. Budim. Budim è una parola, un vocabolo interessantissimo a mio parere, perché Budim deriva dal verbo Budan, che vuol dire essere, e qui tra l'altro mi piace tantissimo il fatto che il Buddha comunque è un termine che significa risvegliarsi, però il risvegliarsi alla fine che cos'è se non semplicemente l'entrare nell'esistenza, quindi termine Buddha, risveglio, essere, esistere, è qualcosa che sono tutte parole, tutti concetti che si collegano tra di loro. E comunque, al di là di questa cosa, che è un pochino off topic, Budim è la voce passata del verbo essere alla prima persona plurale, quindi Budim vuol dire noi eravamo. Ed è quasi identica al Budiem russo, che tuttavia è il futuro e significa noi saremo. In persiano Budim
noi eravamo, noi fummo. Il russo мы будем, noi saremo. La parola successiva è as. As è una preposizione che esprime provenienza moto da luogo, quindi da, ed è praticamente molto simile al is russo e al z bulgaro. Khub. Khub è un aggettivo e significa buono, bello, e richiama tantissimo il bulgaro khubav. Bad. Bad è scritto esattamente come in inglese ed ha gli stessi significati anche se la pronuncia è diversa. Bad quindi si traduce come bad, ovvero cattivo, male, a seconda che sia un aggettivo o un avverbio. Roch. Roch è un termine che significa strada e quindi in qualche modo richiama road. Le prime due lettere sono le stesse. Chance. Chance è chiaramente una parola di origine francese, quindi la chance, chance in inglese. Maidon. Maidon è una parola che significa piazza e ha un'origine credo araba se non mi sbaglio, tuttavia è entrata come prestito anche in diverse lingue europee. Mi viene fatto in mente il Maidan ucraino, che riguarda proprio l'evento delle proteste di piazza, quindi piazza in ucraino. C'è questo termine che comunque non è molto usato perché si utilizza ploscia, chiedo scusa per la pronuncia probabilmente errata, però comunque esiste anche Maidan proprio con l'idea di piazza estesa. Barodar. Barodar assomiglia molto al brother inglese e quindi a fratello. Modern, veramente simile al modern inglese, al moderno italiano, spagnolo e così via. Quindi vabbè, questo è l'internazionalismo. Pocat. Pocat è molto simile al nostro pacchetto. Audience. Audience è un altro prestito dal francese. Poi abbiamo cheese. Cheese che non ha nulla a che fare né col cheese quando ci scattano una foto né con il formaggio. Significa cosa? Cheese. Chelid. Chelid è una parola che significa chiave, molto simile al rumeno cheie, che nella forma plurale articolata è cheile. Chelid, cheile. Sono praticamente quasi identiche. Cinema ovviamente vuol dire cinema. Autobus, un altro internazionalismo, autobus. Bocce in realtà non è forse così simile, però non so, ci sono quelle due lettere iniziali che mi richiamano quella che è la traduzione, ovvero bambino. Bocce, bimbo, bambino. Nou ha la stessa pronuncia del rumeno, nou, e si scrive molto simile all'inglese nu, e significa nuovo, nou. Dodan è l'infinito del verbo dare, e appunto dodan, la D tipica anche dell'italiano dare o del dar spagnolo, quindi una forte somiglianza. Il dat in russo. Machine, macchina, machine. POD è un avverbio che significa a piedi, POD. Medod assomiglia molto a matita e di fatto è proprio la matita. Pork è sicuramente un altro internazionalismo che è presente anche in persiano, infatti pork è proprio il parco. Kelos significa classe. Patu è una parola che significa coperta ed è molto simile al rumeno paturo, da cui poi deriva pat, che è il letto. E se ci pensiamo in realtà comunque il concetto è molto simile anche a quello di patina in italiano. Chiaramente noi diciamo coperta per il tessuto che ci mettiamo sopra quando andiamo a letto. Però la patina alla fin fine viene utilizzata, questa parola viene utilizzata nell'accezione di strato, di copertura di qualcosa, e quindi anche qui un nesso c'è. Police è un internazionalismo e significa ovviamente polizia. Norohat significa sofferente e questa non ha una somiglianza con altre lingue europee, tuttavia è molto curioso che in rumeno noroc significhi fortuna, e chiaramente fortuna e sofferenza sono due concetti abbastanza opposti l'un con l'altro, e quindi è una cosa molto curiosa che noroc in rumeno, norohat sofferente in persiano. Bodan significa corpo e assomiglia tantissimo all'inglese body. Dar
Dar significa porta e la somiglianza con l'inglese door è evidente. Ok, dopo aver passato in rassegna ben 40 vocaboli persiani che presentano delle somiglianze con le lingue europee, c'è la parola jolly, la 41esima, che è un po', diciamo, spinta ai limiti. Si tratta dell'espressione bohush, che significa intelligente in persiano, pur essendo composto da due parole, bohush, che letteralmente significano con intelligenza, quindi l'aggettivo intelligente, bohush. Bohush, per i più attenti di voi, suona tantissimo simile a bauscia, termine lombardo che significa una persona che ha un atteggiamento da sbruffone, una persona che pensa di sapere le cose, vuole apparire come uno che sa le cose e le impone agli altri, ma che poi di fatto non le sa. E quindi è molto simile al concetto comunque di stupido, quindi in qualche modo è l'opposto di bohush in persiano. Avreste mai detto che c'erano somiglianze tra il lombardo e il persiano? Beh, eccone qua una. Bene ragazzi, il video termina qui, spero che sia stato interessante per voi anche se magari non conoscete la lingua persiana, anzi spero che adesso vi venga voglia di impararla, perché alla fin fine questo era un po' il mio obiettivo nascosto, implicito. E se avete delle domande, delle curiosità sulla lingua persiana o sulle altre lingue che conosco, potete lasciare un commento, mettete like al video e iscrivetevi al mio canale e ci vediamo presto con nuovi e interessanti video. Ciao!